Non è facile per uno studente straniero capire tutto il sistema verbale italiano. Sì, ragazzi, lo so, l'italiano ha una grammatica complessa e articolata. Ciao a tutti, io mi chiamo Susanna e insegno online l'italiano agli studenti stranieri dal 2014. Ho anche creato un sito www.arcosacademy.com che vi potrà aiutare a migliorare il vostro italiano con diverse tipologie di materiale. Benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi facciamo una lezione di teoria. Vi aiuterò a capire meglio il sistema verbale italiano. Sono sincera, la lezione di oggi potrebbe farvi un po' di paura. Come già sapete, i tempi verbali italiani sono davvero molti. Io cercherò di spiegarveli in modo chiaro, non troppo noioso. Gli studenti che parlano una lingua neolatina sono un po' più facilitati, ma rimane il fatto che non è facile ricordarsi tutti i tempi verbali italiani. Partiamo dalle definizioni. Io, fino ad ora, ho parlato di tempi verbali, ma in realtà dobbiamo tenere conto di un'altra categoria, il modo verbale. Non scenderò nei particolari con spiegazioni troppo tecniche perché rischierei di annoiarvi oppure di crearvi confusione. Sappiate però che se siete interessati ad approfondire, potete farlo prenotando dal mio sito una lezione privata. Trovate il link in descrizione. I modi verbali si dividono in finiti e indefiniti. I modi indefiniti non presentano una persona di riferimento, non hanno un vero e proprio soggetto. I modi indefiniti sono tre: l'infinito, il participio, il gerundio. Ciascuno di questi tre modi verbali ha due tempi, il presente e il passato. Il presente indica contemporaneità con l'azione principale. Il passato indica anteriorità, cioè l'azione è capitata prima di quella principale. Facciamo degli esempi. Infinito presente, amare. Infinito passato, avere amato. Luca pensa di amare Maria. Questa dà un'idea di contemporaneità. Luca pensa di avere amato Maria. In quest'altro caso, l'infinito passato dà un'idea di anteriorità. Il participio presente non è più diffuso con funzione di verbo, ma ritroviamo delle sue forme che ormai sono diventate sostantivi o aggettivi. Degli esempi di participi presente che sono considerati a tutti gli effetti sostantivi o aggettivi sono studente, insegnante, brillante, splendente. Participio presente facente, participio passato fatto. Dobbiamo conoscerlo bene il participio passato, mi raccomando, perché aiuta nella formazione di tutti i tempi composti. Passiamo ora al gerundio. Gerundio presente correndo, gerundio passato avendo corso.
Come capita con l'infinito, nel gerundio il presente indica contemporaneità con l'azione principale. Il passato indica anteriorità. Questi sono i tre modi indefiniti con i loro relativi tempi. Ora entriamo nel vivo del discorso, i modi finiti. I modi finiti italiani sono 4: indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo. Semplificando molto, vi ricordo che l'indicativo è il modo della realtà, della certezza. Il congiuntivo trasmette invece supposizione, volontà o desiderio. Il condizionale indica la presenza di un condizionamento. Per finire, l'imperativo trasmette un ordine o una esortazione. E adesso la parte più tosta del video, i tempi verbali di questi modi finiti. Per aiutare e per tranquillizzare i miei studenti, dico che ogni modo ha la metà dei tempi verbali di quello precedente. Ve lo spiego. L'indicativo ha 8 tempi verbali. Il congiuntivo ne ha 4, il condizionale ne ha 2 e l'imperativo, secondo voi, quanti tempi verbali ha? Esatto, solo 1. Elenchiamoli uno ad uno partendo dal modo verbale più ricco di tempi. Abbiamo detto che l'indicativo ha 8 tempi verbali, 4 semplici e 4 composti. L'indicativo presente, io mangio, l'indicativo passato prossimo, io ho mangiato, l'indicativo imperfetto, io mangiavo, l'indicativo trapassato prossimo, io avevo mangiato, l'indicativo passato remoto, io mangiai, l'indicativo trapassato remoto, io ebbi mangiato, l'indicativo futuro semplice, io mangerò, l'indicativo futuro anteriore, io avrò mangiato. Per questione di tempo e di pesantezza del video, non spiegherò qui le varie funzioni e utilizzi di questi tempi. Probabilmente creerò altri video dedicati in futuro, oppure, se non volete aspettare, potete sempre chiedere delucidazioni in una lezione privata. Il congiuntivo ha 4 tempi, 2 semplici e 2 composti. Il congiuntivo presente, che io dorma, il congiuntivo passato, che io abbia dormito, il congiuntivo imperfetto, che io dormissi, il congiuntivo trapassato, che io avessi dormito. Sappiamo che il congiuntivo sta attraversando un periodo delicato? I madrelingua italiani lo usano, poi lo dimenticano, poi lo sbagliano. No, mi dispiace, ma non è una scusa per voi per non imparare il congiuntivo. E il condizionale? Seguendo la regola della metà dei tempi, il nostro modo condizionale ne ha solo 2, uno semplice e uno composto. Condizionale presente, io andrei, condizionale passato, io sarei andato. Per quanto riguarda l'imperativo, poiché presenta solo un tempo, il presente, spesso evitiamo di specificare tutta la dicitura, imperativo presente. Semplifichiamo dicendo imperativo. L'imperativo è inoltre un modo verbale difettivo.
manca cioè di alcune persone soggetto. Abbiamo infatti solo il tu, il noi, il voi. Ad esempio, l'imperativo del verbo servirsi è serviti, serviamoci, servitevi. Ecco qui, dopo molta fatica e preoccupazione, abbiamo terminato di visionare l'intero sistema verbale italiano. Come ho già detto, non ho analizzato le funzioni e i casi in cui utilizzare ogni singolo tempo verbale. Penso che non basterebbe nemmeno un video di 2 ore. In ogni caso, sono sicura che avere in mente il sistema verbale italiano vi aiuterà a capire e a organizzare le varie funzioni e utilizzi che vedremo man mano. Fatemi sapere nei commenti, voi conoscete il sistema verbale della vostra lingua? Presenta più o meno tempi verbali di quello italiano? Carissimi, io spero di non avervi annoiato e che, al contrario, questo video sia stato utile. Ricordate di farmelo sapere con un mi piace e con un commento. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia e vi do appuntamento alla settimana prossima.